Bentrovato e bentrovata in Momenti di Benessere, un podcast nato e ideato per chi cerca maggior serenità, pace, reimparare ad ascoltarsi, ma soprattutto mettere in luce la propria vera essenza. Io sono Federica Borsato, operatrice olistica dal 2005 e appassionata di crescita personale probabilmente da molto tempo prima. Questa puntata è dedicata a chi deve sopportare persone polemiche tutto il giorno. E sempre di più succede perché catapultati anche in una realtà dei social dove continuiamo a vedere commenti negativi più che positivi sotto a delle condivisioni, ci accorgiamo che siamo proprio gettati in un flusso dove è più facile alimentare una polemica piuttosto che sedarla. Personalmente delle volte conto fino a 10 prima di rispondere, soprattutto quando si tratta di polemiche sterili. Alla mattina io lavoro in una grossa azienda, mentre poi nel resto della giornata sono in Auraspay anche il sabato, e in questa azienda siamo veramente tanti e incontro parecchia gente ogni giorno. Discorsi ne sento di tutti i tipi, da quelli divertenti a quelli meno. Tipo le polemiche per me sono sempre sterili, non portano a nulla, e ho compreso poi che la polemica scaturisce spesso da chi lavora nello stesso ambiente da molti anni. Quindi non dipende in realtà dall'età anagrafica, ma soprattutto dall'anzianità di servizio. Ci sono dei giorni in cui mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro, dell'altro invece in cui sento che ho la risposta tagliente sulla punta della lingua, della serie: se non ti piace, perché non fai qualcos'altro? Stai facendo qualcosa per cambiare la situazione o ti lamenti esclusivamente? Ma davvero questo è il modo di porsi con persone del genere? Alla fine, ovviamente, passerei al torto. Ma non perché io abbia ragione, ma perché è inutile intavolare una discussione con una persona polemica, di base proprio, perché tanto non arriveresti ad ottenere nulla. Così ho pensato a una strategia che voglio condividere con te oggi proprio per quando ti trovi al lavoro, ma anche nella vita personale, davanti a delle persone che sono polemiche. Innanzitutto respira a fondo per calmarti. Ti permette di non reagire d'istinto, ma di ponderare la risposta o comprendere se valga la pena o meno inserirsi nel discorso, magari invece prendere tempo e trovare una via di fuga. Delle volte chiudo un attimo gli occhi, un po' per estraniarmi dal momento e un altro po' per far capire che il discorso che ho sentito non è che mi piaccia molto. Delle volte, sinceramente, roteo gli occhi verso l'alto. Cerca di capire la prospettiva dell'altra persona. Questo ti aiuta a vedere al di là della negatività o della diffidenza che ha originato il discorso, quindi non mettere emotività ma razionalità, perché magari in fondo una ragione c'è. Se questa ragione non la vedi da nessuna parte, potresti riconoscere che hai davanti una persona in difficoltà emotiva. Magari sta subendo del mobbing, oppure ha problemi personali, oppure è in burnout, che è sempre più frequente. Forse il suo è l'unico modo che ha per esternare il suo malessere ed è quello di vomitare fuori tutte le sue polemiche sterili. Cerca di mantenere una mentalità ottimista. È un modo estremamente efficace per trovare soluzioni proattive. Puoi imparare dalla situazione cardine della polemica solo se ti concentri sui fattori positivi. Aggiungo che è anche un modo molto utile per non sporcarti con la negatività di qualcun altro. Di natura, come sai, io sono una persona profondamente ottimista e questo è un grande aiuto per scovare risorse nascoste. Proteggi la tua tranquillità, è quella cosa più importante. Il controllo delle tue reazioni è fondamentale per la tua serenità interiore e per sopravvivere nella giungla di certe situazioni tossiche. Se il comportamento del polemico poi diventa troppo aggressivo, maleducato, fissa i tuoi confini. Digli apertamente che ha senso ascoltare solo se ci si fa prendere la mano dai discorsi o alzare la voce per nulla. Non ha senso. Un mio vicino di casa del terzo piano durante il Covid urlava a un signore in strada che aveva solo
fatto una passeggiata con il cane, eruttava tutta la sua rabbia nella situazione lavorativa che stava vivendo. Ma erano una serie di polemiche assurde, senza capo né coda, e il vicino col cane, che stava facendo appunto sta passeggiata, ha tagliato il discorso appena potuto e se n'è andato. Ha fissato i suoi confini più lontano possibile, andandosene, ed è stato saggio. Mantieni la tua serenità interiore, e questo te lo dico sempre, sempre, quando vieni in studio da me durante dei trattamenti, che la tua serenità interiore è davvero il tuo dono maggiore, è proprio la cosa che ti mantiene sana. Se sei centrata con una buona stabilità emotiva, sai quando è il caso di rimanere piuttosto che di lasciare il campo. Ma se la stabilità emotiva in certi momenti è un po' lacunosa, ti consiglio di avvicinarti alla meditazione, alla natura, a una pratica di yoga. Questo aiuta tantissimo a creare una stabilità, una centratura e una sicurezza emotiva invidiabile. È facile? No, non è facile. Non è facile perché comunque è una modalità che hanno molte persone, soprattutto quando stanno passando dei periodi difficili o magari semplicemente per abitudine o perché non stanno lavorando su di sé, di condividere con gli altri il proprio malessere, come se fossimo tutti sulla stessa barca DM e stessimo tutti quindi marcendo lì e allora va bene, perché se sto male io devi star male anche tu. Ma non è questa la modalità corretta, non è questa una condivisione comunque positiva, una condivisione proattiva che ti può far crescere, questa ti tira solamente giù. Quindi quando davvero hai davanti persone polemiche, hai davanti delle persone che senti che con quei discorsi ti fanno solo del male, e quando ne esci da questa vicinanza ti senti appesantita, cerca di mantenere le distanze, cerca di fissare i tuoi limiti, cerca di fissare la tua attenzione su delle parole, una parola ogni tanto nella frase, tanto molto spesso queste persone hanno solo bisogno di vomitare qualcosa addosso a qualcun altro, ma in realtà non hanno nemmeno bisogno che l'altra persona risponda. Quindi tu non ascoltare, fatti entrare da un orecchio e uscire dall'altro quei discorsi, pensa a qualcos'altro, pensa a un film che hai visto, canta dentro di te una canzoncina anche stupida che ti può far comunque girare l'attenzione verso qualcos'altro che non sia l'attaccamento a quella polemica. Se invece queste persone stanno cercando una vittima o comunque una catena umana a questi discorsi sterili, stai molto attenta. Cerca di fissare il tuo confine. Di chiaramente, guarda, porta pazienza, ma io non mi sento parte di questo discorso, oppure capisco la tua difficoltà, capisco il tuo fastidio, però io onestamente preferisco esserne tenuto fuori. Questa presa di posizione molto molto spesso ti può aiutare, oltre a creare un confine, a creare una distanza con questa persona che difficilmente poi tenterà di nuovo un'argomentazione pesante, difficile, una polemica con te, perché tu, avendogli già dato il tuo punto di vista, saprà già che con te non avrà presa. Se invece gli dai un dito, la volta dopo si prenderà un braccio, la volta dopo si prenderà il tuo cuore. E poi diventerai a tua volta polemico, perché sai, vero il detto, chi va con lo zoppo impara a zoppicare. E senza volere è il solito discorso, è come mettere una mela marcia dentro una cassetta, poi piano piano anche le altre mele diventano marce. Quindi cerca proprio di mantenere le distanze, di mantenere una tua integrità, una tua serenità, e anche e soprattutto fissando dei confini, di mantenere la tua vera essenza pulita, in modo che tu riesca a vivere anche in un ambiente, tra virgolette, tossico, pieno di persone polemiche, e delle volte le realtà dell'ufficio quando si vive in open space è proprio così, perché si condivide il respiro, ma si condivide anche la vita di tutti i giorni, e non per tutti è molto semplice. Spero davvero che con questi consigli, tra l'altro io vivendo in una realtà di una multinazionale, siamo veramente, veramente tanti, e di persone polemiche ce ne sono tante, soprattutto quelle che hanno già un'anzianità lavorativa, per cui al di là che si sentono in diritto di tranciare giudizi, ma si sentono anche
difficile trovare una parola adatta, ecco, inariditi dentro, inariditi e non hanno neanche voglia di sperimentare qualcosa di nuovo. È molto facile che ce ne siano tanti, appunto, poi quando i dipendenti di un'azienda sono veramente un numero consistente. Però credimi che puoi trovare anche all'interno delle altre persone con cui tu puoi condividere i tuoi pensieri e le tue skill, anche la tua essenza con delle persone positive. Ricordati che i polemici li senti dal tono di voce, la senti dall'aggressività con cui loro si pongono verso di te o verso gli altri, e allora magari, se puoi, gira intorno, e se proprio invece non puoi, cerca di mettere in atto i suggerimenti che ti ho consigliato. Bene, siamo arrivati a questa puntata breve del podcast che voleva proprio essere una condivisione in un momento in cui sembra che la polemica sia la cosa più facile, più frequente e soprattutto più ascoltata nella vita di tutti i giorni, nei social, nei post e in qualsiasi momento della giornata. Ma non deve essere così. E quindi spero davvero che i miei suggerimenti ti possano essere stati utili. Noi ci sentiamo la prossima settimana su Apple Podcast, Spotify, YouTube, e se la puntata ti è piaciuta ti prego di mettere un like e condividerla. A presto!